E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Potremmo aver fatto il bottom dopo l'ultima capitolazione o il bear market è solo all'inizio e manca la fase di capitolazione, quella vera, la botta finale? Oggi proviamo a dare un'occhiata al grafico e cercare di capire cosa potrebbe aspettarci, ma soprattutto quali segnali tenere sotto controllo per cercare appunto di seguirne l'evoluzione. Prima di iniziare, due cose rapidissime. La prima, mercoledì, ora o mai più, mercoledì inizia il nostro workshop trading base. 4 sessioni da 2 ore l'una, 8 ore di lezione dal vivo, più registrazione, materiale didattico e potete fare tutte le domande che volete per chi vuole appunto approcciarsi al mondo del trading in modo strutturato, strategico, fatto come si deve e non a caso così con trucchetti, scorciatoie, robe strane che ovviamente non funzionano. Vi lascio il link in descrizione se volete prenotare il vostro posto. Seconda cosa, mi raccomando, se volete rimanere aggiornati in tempo reale sull'andamento del mercato, su quello che succede, ciò che potrebbe muoverlo, seguitemi su Telegram. Trovate appunto lì, vi teniamo aggiornati giorno per giorno, ogni mattina con la nostra analisi che vediamo, quindi gli scenari possibili per navigare la giornata, le notizie che lo muovono e lo potrebbero muovere, tutto è gratuito, link in descrizione. Basta. Quest'è. Allora, torniamo a noi e torniamo al grafico. Andiamo ad analizzare i postumi della capitolazione degli scorsi giorni, innanzitutto, e la chiusura settimanale. Così intanto capiamo come ci siamo un attimino stabilizzati, perché finalmente, diciamo, stiamo respirando un po'. Allora, la struttura che si è venuta a formare è, guardate, candela della settimana scorsa, shadow body più o meno equivalenti, leggermente più grande la shadow, quindi buon assorbimento, capitolazione locale come dicevamo, no? Spesso e volentieri le capitolazioni hanno quel, diciamo, V-shaped bottom locale, attenzione, non vuol dire bottom assoluto, che solitamente poi stabilizzano, frenano un attimino il trend in essere. Quindi adesso siamo in quella fase, no, di lateralità post turbolenza e dobbiamo vedere sul breve, ci arriviamo tra poco, dove l'andremo a rompere. Sul medio termine, quindi settimanale, ripeto, siamo in test del supporto sulla Trump Zone, lo sapete che ormai l'abbiamo chiamata così, aspettate che vi faccio vedere, eccolo qua, il grafico un po' più pulito dal punto di vista del medio termine. Trump Zone in fase di test. Sopra di noi abbiamo come resistenza principale il Sailor Average Price, che è anche il precedente low, ok? Di questo costrutto di top che ahimè abbiamo rotto a rialzo. Quindi questa rotto a ribasso, scusate. Questa rottura a ribasso, come vedete, se non viene immediatamente assorbita dalla prossima leg up, quindi quella che faremo nelle prossime settimane, ci conferma un proseguire della fase ribassista, ok? Abbiamo il lower low, ora cercheremo la conferma ribassista nel lower high e se arriva ovviamente c'è la propagazione, no? Quindi si va avanti almeno per le prossime settimane in questa fase di discesa. Al contrario, se mostriamo un po' di forza, ecco, potremmo dare invece propagare quello che è realmente un bottom locale. Dimostrare un po' di forza però significa perlomeno recuperare qua su 93.200, bello lontano, perché è l'origine, vedete, dell'ultima leg down. Se ce l'andiamo a prendere facciamo un higher high e diventa interessante. Se non ce l'andiamo a prendere si rimane ribassisti fino a prova contraria. Molto semplice la lettura di questa fase grafica, ok? Quindi prima resistenza di breve, se vogliamo dare proprio un test, no, anche di forza di breve, è qua, 76.000, però ripeto, anche rompere qui da solo è irrilevante se non andiamo a riprendere anche qua su. Quindi occhi aperti, mi raccomando. Nel caso invece di bearish retest subito dei 76.000 è il worst case, perché è estrema debolezza, non recuperiamo nemmeno una resistenza e quindi altissima probabilità di lower low, target 58.900. Questo è il prossimo livello da attenzionare. Se continuiamo la fase ribassista, quindi diamo, diciamo, sfogo ancora al bear market e lo facciamo proseguire, la zona di atterraggio finale, se dovessi appunto
prevedere, immaginare, la parola prevedere lo sapete che non ha senso per me, però dovessi dire stima così a naso dove potrebbe essere un bottom locale, la zona dei 40.000, la zona di lancio ETF potrebbe essere la capitolazione finale, andarla a perdere per davvero. Ecco, quello l'ho sempre un po' detto come area da attenzionare per un eventuale bottom effettivo, ok? Quindi alla domanda come comportarsi in questa fase di mercato, la risposta lo dicevo anche prima a tanti di voi e ultimamente lo sto dicendo anche proprio su vari canali, perché mi rendo conto che c'è questo essere impreparati, no? Tendenzialmente, come se uno dovesse sempre dire vendere al top e comprare al bottom, che è impossibile. In realtà, se uno opera sul lungo termine, in queste fasi, vi dico, provo a ribaltarvi la visione, no? Dandovi un esempio di una strategia diversa, che invece punta proprio ad arrivare tardi, no? Quando invece uno dice no, bisogna sempre arrivare prima che si sviluppi di qua di là, come se uno avesse la preveggenza di poterlo sapere. Non si può, no? Quindi perché è utile una strategia che magari ti fa arrivare tardi? Perché se tu hai una tesi di investimento, quindi l'ipotesi è esposizione long term, 10 più anni. Cosa vuoi fare? Vuoi cercare di abbassare il prezzo medio di carico ai momenti giusti. Quindi se tu vedi una struttura ribassista mensile confermata, lower highs, lower lows, quindi un bear market strutturato che arrivi tardi, sì, certo non arrivi al top, arrivi quando è già sviluppato, ma è proprio lì che vuoi arrivare. Dici, bene, io magari boosto del 5% il mio pack, perché magari nel mentre ho un po' di liquidità a portafoglio, se uno ha un portafoglio strutturato in questo modo da avere della liquidità. La sfrutta proprio nelle fasi terminali dei bear market, non solo su Bitcoin, anche sull'azionario a volte si fa questo ragionamento, che uno dice, cavolo, sfrutto i bear market azionari, che ce n'è uno ogni 20 anni, 30 anni di quelli seri, per andare a abbassare un po' di più il prezzo medio di carico. E se uno non ragiona, e se uno ragiona così sull'azionario, perché uno non dovrebbe ragionare così anche su Bitcoin, chiaramente con pesi diversi? Non è che uno si espone in toto il portafoglio su Bitcoin, ma magari uno va appunto a dare un piccolo boost, no? In quelle fasi lì. E così uno non si stressa di dover prevedere il futuro, arrivare al top, eccetera. Tranquillamente uno si regola soltanto sui trend, su time frame importanti, opera in quella base lì, va a migliorare il prezzo medio di carico con un'ottica long term, proprio, ma anche la serenità deve essere un po' una base del come investire, no? Quindi quando uno dice come mi comporto, cosa devo fare, oh mio Dio, avere una strategia e portarla avanti e magari usare qualche trucchettino agile come questo per andare a boostare la tua allocazione nei momenti giusti, ma sempre senza esagerare, perché esagerare ovviamente è male. Detto questo, vi faccio vedere un altro dato da tenere sotto controllo per monitorare l'eventuale area, diciamo, di esaustio, come si dice quando è esausto? Qualcosa è esausto, area di essere esausto del bear market. Potete andare a esaminare come dato la capitalizzazione delle stablecoin. Che in realtà, io avevo creato questo grafichino su TradingView, magari ce n'è anche di più belli, probabilmente su DeFi Lama è fatto meglio, fatemi un po' vedere, stablecoins, eccolo qua. Se noi andiamo a prendere solo l'ultimo periodo, in realtà qua, tacci sua, non sembra neanche ribassista. Però il discorso è che adesso, vedete, si sta leggermente contraendo la capitalizzazione delle stable, no? E questo è tipico delle fasi ribassiste, quindi fate attenzione alla ripartenza di questo grafico, perché questo è un altro segnale che vi consiglio di monitorare e aggiungere a quelli che appunto osservate quotidianamente per analizzare l'andamento del mercato. E che altro? Andiamo a vedere il breve, ecco, che ve l'ho promesso. Torniamo su questo grafico, andiamo a vedere addirittura le 4 ore. Allora, il breve, anche questo è decisamente chiaro come grafico. Abbiamo un V-shaped bottom locale, che quindi funge da low assoluto che se viene perso si scatena il bear case, che abbiamo detto prima, target zona 50.000. E qua sotto abbiamo un altro supporto che è 67.008, che è il nostro range di breve, quindi perdere questo uguale target, il bottom che abbiamo detto poc'anzi, mentre il bull case
tra virgolette intendo la risoluzione rialzista di questa struttura, è la rottura dei 71.200, target zona 76-78, ok? E poi qua ci potrebbe essere la prima propagazione e così via. Ma non dimenticate che per recuperare il movimento in maniera un po', diciamo, importante, dobbiamo recuperare i 94.000. Sul daily abbiamo, se vogliamo, una zona intermedia da osservare, che è in primis, dopo questa che abbiamo detto prima, quindi dopo i 71,3, abbiamo il cluster sui 78 e infine 90.000. Ok, questi sul daily sono dei livelli intermedi. Sul weekly avevamo detto 94, esatto, e poi abbiamo 94 che invece lì è importante la chiusura settimanale. Quindi affinché questo V-shaped bottom diventi un bottom sempre più rilevante dobbiamo scalare qualche resistenza in più. Se al contrario le resistenze ci ripudiano subito, soprattutto se ci ripudiano le prime, le più vicine, debolezza confermata, molto più probabile continuazione ribassista. Tutto qua, ok? Questo è. Poi notizie da andare a vedere. Allora, a parte le previsioni mirabolanti delle banche che ho commentato nella parte di Q&A, quindi quelle ve le risparmio per una seconda volta, abbiamo una ricorrenza simpatica, ovvero nel 2011, il 9 febbraio, Bitcoin toccava per la prima volta $1, grande, stappiamo una bottiglia per lui, tanti auguri. Poi che cosa abbiamo? Strategy che ha comprato al top pure la settimana scorsa, grande Sailor, uno di noi, mitico, non so come fai. Poi vabbè, a proposito di Sailor, io vi ho fatto un video ieri dove ho spiegato chiaramente insomma, cosa potrebbe essere un rischio per lui e cosa no, perché leggevo tutti di fallisce, adesso salta perché è sceso Bitcoin sotto il prezzo di carico. Andatevi a vedere il video se volete capire come funziona davvero. Poi un po' di articoli così di ignoranza pura che come vedete cioè non sono neanche commentabili, cioè sono così, vabbè, peggio per loro. Questo articolo, ragazzi, questo devo fare una reaction perché ogni volta che lo guardo reagisco così, cioè vabbè. Leggetelo voi, leggete voi e commentate voi. Non so cosa dire. Non so cosa dire. Poi, statistica interessante, Aave ha più prestiti attivi di Klarna. 18.7 billion contro 10.1 di Klarna. Così, sapevatelo. Il prezzo medio del mining di Bitcoin nel Q3 2025, curiosità interessante secondo me, pubblicato da Marathon, è $67.704. Lo sapevate? Guardate, Q3 2025 average mining cost per Bitcoin. Questi credo siano i prezzi medi di mining di Marathon trimestrali, qualcosa del genere. E per un attimo è stato sbucazzato. Ok. Non lo dice più direttamente, però lo dice nelle trimestrali e basta, ragazzi. Ha il Crypto Fear and Index che è salito a ben 14 mentre ieri era 7. Incredibile, sta cosa è incredibile. E basta, queste sono un po'. E ha lanciato la mainnet di Megaet, che è una chain orientata alla performance e 50.000 TPS di target. Vediamo come andrà. Tra l'altro si vociferava dell'airdrop, c'è da vedere un po' come sarà, se deluderà o non deluderà, vedremo. Lo scopriremo, ragazzi, lo scopriremo. E questo è, quindi tornando a noi, davvero occhi aperti adesso su questa resistenza di brevissimo ed eventuali propagazioni, altrimenti i livelli da attenzionare li abbiamo visti, il range e il bottom locale. Non ve la voglio fare troppo lunga la parte di analisi perché appunto notizie, commenti, Q&A e robe del genere le abbiamo fatta nell'altra metà di video, quindi ripeto, non vi voglio tediare troppo. Io vi faccio un carissimo saluto, noi ci rivediamo mercoledì, sempre sul pezzo, mi raccomando, passate una buona serata e alla prossima.